Ciao Vez, sono le 6 di mattina, mi sono alzato presto, guardate qua che carica di macchina che ho fatto. Che roba! L'obiettivo della giornata è andare a casa di un amico youtuber per dargli una mano con qualche lavoretto. Vi darò qualche indizio durante il video, ma non vi voglio dire troppo, lo scopriremo più avanti. Questa è casa sua. Siamo in direzione Mantova e quando arriveremo ci aspettano tante belle cosine da fare. Signori miei, buongiornissimo. Dai, per forza adesso avete capito chi è. Vi farò conoscere almeno altri 2 youtuber molto conosciuti e quindi sarà sicuramente divertente per me, ma altrettanto per voi. Dai che andiamo. E passiamo il po', ci spostiamo dall'Emilia Romagna alla Lombardia. Finalmente siamo arrivati a casa del nostro amico youtuber e adesso mi faccio una passeggiata nel suo mega terreno, magari vi faccio vedere qualche piccolo dettaglio delle sue lavorazioni e questo vi porterà a capire chi è. Allora vi posso dire che là sopra lui ha realizzato una mini discoteca, invece qui ha fatto tutta la rasatura del muro e un piccolo parcheggio per la sua auto con una bellissima tettoia realizzata in legno e devo dire che è davvero un artista, con anche la rampetta qua. E qui invece siamo all'interno di un campo da calcio che ha i suoi spogliatoi, il rimessaggio per tutti i palloni, la zona VIP, qua sopra lui aveva messo tutto un tappeto erboso, le sedie, l'ombrellone, quindi le facciamo anche le scale per vedere l'effetto che fa. Speriamo bene. Sì, alla grande. L'ho già detto. Spettacolo. Ah beh, da qui è tutta un'altra cosa. Ma usiamo il drone per renderci meglio idea di qual è l'area e di cosa stiamo parlando. E dopo aver preso tutto quello che ci serviva dalla macchina, ci richiamo direttamente nella zona dove dobbiamo lavorare. Ok Vez, Manu in realtà mi ha commissionato un bel po' di robe, cerchiamo di fare nella maniera più organizzata possibile, partiremo da qui. Faremo le applique sopra la porta. Mi ha detto di collegare anche questa qua delle scale, solo che anche io come lui soffro leggermente di vertigini. Posso dirlo? Posso dirlo? Che sfiga! Quindi cominciamo a montare la prima applique e per farlo salirò su questo ponteggio. Trapanino, trapanetto, trapanone. Qui abbiamo una bella carrellata di roba, le 3 applique, la placca con i suoi interruttori, deviatori, prese e quant'altro, l'altra placchettina piccola e le basi delle 3 applique. Ah, e qui naturalmente ragazzi c'è il pezzo forte della giornata, un bel salame felino. Ma prima di fare qualsiasi collegamento elettrico, Vez, ricordatevi sempre di staccare la luce. E infatti siamo venuti qui dove abbiamo il nostro centralino e andiamo ad abbassare l'interruttore. Ma dato che non sappiamo quali sono, li andiamo a staccare esattamente tutti, vedrai che non ci sbagliamo. Anche generale, crepi l'avarizia. Così sono salito sul ponte, ho segnato la base dell'applique, ho fatto i fori e infine ho appunto collegato la plafonina. Ma è arrivato il momento di fare la seconda applique. E anche qui stessa roba di prima, ma direi che è inutile che ve lo rispiego, tanto avete capito benissimo. Allora Vez, adesso noi dobbiamo andare a mettere la calottina, cioè quella che copre la lampadina che ho appena montato. Tutto vetro, se cade faccio un disastro, Vez. Dunque, vediamo un po', si metterà da sopra o da sotto. Ok, e anche questa qui l'abbiamo montata. Via! Adesso Vez non ci rimane che portare là questa sicurissima scala a sfilo. Ma dato che questo è un lavoro in quota perché l'altezza di lavoro dai piedi al pavimento è superiore ai 2 metri e che io sono uno molto attento alla sicurezza, adesso ci metteremo tutti i DPI in 3, 2, 1, eccoci qua, andiamo a montarla. Non mi sono mai piaciuti i lavori in alto, però come si suol dire Vez, è un lavoro sporco ma qualcuno dovrà pur farlo. Dovrebbe tenere botta. Questa è la stessa storia di prima, con la differenza che è un po' più scomodo e qui mi è servito un piccolo assistente nel passarmi la roba. E dato che Manu ci tiene molto a realizzare una presa elettrica in questo punto per alimentare il suo mini frigo per la zona relax, cominciamo a tirare anche questi fili. Quindi Vez, partiamo! La prima cosa da fare è aprire la scatola e verificare le linee presenti. Molto bene. Qui abbiamo la nostra linea su cui dobbiamo giuntare la nostra linea prese. Quindi filo del 2,5 e dai che andiamo. Allora quando i fili non vanno noi usiamo un liquido scivolante, quindi lo andiamo a mettere.
Abbiamo infilato i fili da 2,5 mm, quindi una linea da 16 A, che andremo a collegare a questa abbondanza che ci ha lasciato il nostro amico. L'abbiamo portata qua e adesso andremo a montare questa scatolina a 3 posti. Quindi dentro questo involucro a 3 posti ci sono 2 prese, una cosiddetta sciuco bivalente, perché ti fa sia la misura della spina piccola sia la misura della spina grande, ovvero 10 A e 16 A, e idem l'altra. Una volta che noi apriamo questa qui, andiamo a mettere la terra, quindi il filo giallo-verde, sempre nel posto centrale, lo riconoscete perché c'è il simbolino della terra. Quindi avremo i 3 fili che abbiamo tirato poco fa, che entreranno ad esempio in questa presa, e poi ripartiranno dei piccoli cavallotti che andranno nei rispettivi alveoli dove andremo a stringere le nostre viti. Per prima cosa andiamo a mettere una punta da ferro nel nostro avvitatore e facciamo i fori dietro la scatolina, li facciamo in diagonale, 1 e 2, così la possiamo segnare sui mattoni e fare i buchi. Ma dato che Manu non ha finito bene di rompere il pavimento, gli do una mano io con mazzetta e scalpello, anche se non è proprio una mazzetta, però la facciamo andare bene lo stesso. Normalmente queste scatoline vengono messe ad un'altezza dal pavimento finito di circa 30 cm dal sotto della cassetta, quindi siamo circa qui. Consideriamo però ancora altri 2 cm per finire il pavimento e quindi andiamo a circa 32. Attenzione, è arrivato il padrone e mi ha detto che non gli piaceva, e visto che io lo volevo accontentare gli ho messo anche la canalina bianca che poi andrà a pari con il pavimento e quindi si vedrà una cosa del genere. E questa l'abbiamo fatta. Qui non c'è più tensione, perfetto. Li teniamo belli divisi e viene un lavoro ordinato. Una rapida sistemata ai cavi divisi uno per uno, colore per colore. La spelafili is for boys e il forbici is for me. Rialimentiamo l'appartamento. Molto bene. Non ci rimane che provare la nostra presa, se il trapano gira, tanta roba. In ultimo ho fatto i collegamenti anche di questo deviatore, di questo interruttore, che faranno uno alla luce delle scale e uno invece una luce esterna. Mettiamo la placchetta e abbiamo finito. Vediamo se si accende. E luce fu! E poi proviamo le applique, vediamo un po', e anche qua, Vez, missione compiuta. Visto che io non voglio che poi il mio amico Manuel mi sgrida, mi sono portato anche l'aspirapolvere e gli diamo una bella aspirata. Allora Vez, è arrivato il momento di tagliare il tanto ambito salame per i nostri ospiti, anzi sono io ospite a casa sua, comunque qui presenti, e dopo ve li faccio vedere, eccoli qua. E visto che noi facciamo del fai da te, proviamo a tagliare il pane anche con il segaccio. Guarda che spettacolo, Vez. Salame felino, speck direttamente da Trentino, formaggio che si chiama, non mi ricordo, è una baguette tagliata col segaccio che avete visto adesso, non ci rimane che assaggiare. Ma da lì a poco sarebbe arrivato un altro famoso youtuber, Aimflow, la persona più crazy che conosco. Sei super rapido? Dai, ciao. Oh, occhio il progetto! Ce l'hai anche te la pizzeria! E fai te, vecchio! Non è vero? Non è vero! Qual è la 4? No! Ma non più! Nascosto dietro, grande, non è vero, l'hai fatto, grande, oh, ce l'ho fatto. È arrivato l'ingegnere Flo, a dire la sua se il lavoro è stato fatto a regola d'arte oppure no. In bolla, abbiamo tutto in bolla. Minchia, ma sei diventato bravissimo a rasare. Grazie, lo so, onestamente. Cioè, adesso io vi faccio vedere uno che sta demolendo una casa, è il mitico Flo, folle con crisi.
secondo me è male perché come vuoto. Ma a casa crolla. E dopo aver fatto fare la perizia antisismica al nostro ingegnere strutturale Einflow, ci dedichiamo con il mitico Manuel a cuocere una grigliatina DOC. Dopo questa ottima grigliata e mangiata sono qui vicino a Manu che mi sta guardando come un polletto che appena sta... Allora io volevo farti un regalo, praticamente questo è il mio mini condizionatore portatile perché qui ho patito leggermente caldo e quindi io lo consegno a te, ti faccio vedere, tu praticamente trovate il video qui in alto da qualche parte in una scheda, destra o sinistra non mi ricordo, e poi ci sono 3 velocità, qua ci metti dentro un ghiaccio e praticamente dopo l'aria ti viene sparata a 20 gradi. Quando fuori ce ne sono... Una pompa di calore gigantesca, sì, questa qua. È una pompa. Cioè dipende dall'utilizzo che ne fai. Okay, cioè sai che ci sono delle parti del corpo che se tu le raffreddi praticamente dopo stai bene tutto. Allora se tu questo qui lo utilizzi... Ok, bello. Cioè ovviamente ha la forma appunto studiata per, capito? Ok, va bene. E quindi è mia adesso? È tua. È tutta tua, prego. Grazie. Prego. Aura. Perché se tu qua ci metti i ghiacci, la termica fuori 38 gradi, qui 21. Quindi ti uscirà dell'aria a 21 gradi. Però se ci vuoi metterle dopo ti rinfreschi, capito? Sì. Cioè alla fine era sottinteso. Era sottinteso che Ciao. le palle qua. Ma dato che ho visto almeno 20 volte la partita di Fantozzi contro Scapoli Ammogliati, ho messo in campo tutte le mie doti calcistiche. Numero Manuel TV. Perché number? Follia! E vacca miseria, dov'è? Così dopo una splendida giornata, Einflow, Manuel Pace e Manuel TV decidiamo di salutarvi dicendovi che però questo non è un addio ma un arrivederci, e questo è il bello di fare YouTube divertendosi e conoscendo tante persone fantastiche. Direi che questo video finisce qui e spero che vi sia piaciuto. Vi sono andato a raccontare quella che è stata la nostra giornata e vi lascio qua in alto da qualche parte un paio di video, normalmente di fai da te domestico oppure fai da te elettrico, e vi saluto con il mio solito ciao!